Ciao a tutti! Qualcuno di voi attraverso i commenti mi ha detto di essere contento dei suoi auricolari con suono Dynaudio. Io per scherzare ho risposto che presto sarei riuscito a farlo ricredere con un altro prodotto a mio avviso migliore, ma senza specificare che anche questo avrebbe avuto il comparto sonoro curato dalla stessa Dynaudio. A parte gli scherzi, oggi vi racconterò di queste OnePlus Buds Pro 3, atteso aggiornamento delle Buds Pro 2 dello scorso anno, e per l'occasione questa non sarà solo una recensione ma anche un confronto con il modello precedente. Implementano il Bluetooth 5.4, promettono tanto, hanno soluzioni tecniche interessanti di cui vi dirò a breve, ma prima, come sempre, vediamo che cosa c'è in confezione. Dunque, in confezione troviamo la custodia con gli auricolari all'interno, la guida utente e le informazioni su sicurezza e garanzia, tenuti insieme da questo contenitore rosso con il motto OnePlus, un cavo USB-A USB-C di circa 10 cm rosso e bianco come da tradizione, e infine il set aggiuntivo di gommini taglia XS, S ed L mantenuti sempre in ordine grazie alla scatolina di cartone che li custodisce. Il tutto è racchiuso in una scatola di dimensioni contenute, specie se rapportata a quella precedente, e che aveva ingombri, come vedete, decisamente maggiori. Considerato il prezzo di vendita e la fascia di mercato a cui si rivolgono, vediamo come OnePlus ha pensato la custodia di queste Buds 3 Pro. Salta subito all'occhio il materiale scelto, che è una finitura in finta pelle che ha un unico obiettivo, ovvero quello di aumentare il grip quando le teniamo in mano. Tutto intorno corre invece questo fascione argento opaco, bello da vedere ma che potrebbe, non ne ho la certezza sia chiaro, potrebbe essere più delicato rispetto al resto. La parte frontale è poi completata dalla scritta OnePlus in argento lucido, mentre quella posteriore dalla targhetta Co-Created with Dynaudio a coprire la cerniera del coperchio. Infine, nella parte inferiore troviamo la porta USB-C per la ricarica e subito di fianco il primo LED che indica solo lo stato di ricarica della custodia. Sul lato destro abbiamo poi il pulsante per avviare la procedura di accoppiamento Bluetooth. Se apriamo il coperchio notiamo subito un paio di cose. La prima è che gli auricolari guardano verso l'interno e questo è un bene perché in questo modo possiamo subito portarli alle orecchie. La seconda è la presenza di un secondo LED che oltre allo stato di carica indica anche la fase di accoppiamento e così via. Per finire, due parole sulla costruzione. Sembra un blocco unico per solidità e qualità dell'assemblaggio. La cerniera oppone la giusta forza in apertura e chiusura e, come possiamo vedere, è completamente in metallo. Non si muove ed è solida non solo per movimenti in orizzontale in questo modo, ma anche se tentiamo di forzare l'apertura spingendo il coperchio. Da questo punto di vista sono ottime e si capisce anche il motivo del peso complessivo superiore ai 60 grammi. Se prendiamo la generazione precedente, le differenze sono evidenti. La forma e il sistema di apertura è totalmente diverso. La presa è forse più comoda nelle Buds Pro 2, visto che sono sdraiate, ma questo a discapito della solidità generale che è migliore nel nuovo modello. E veniamo ora all'auricolare. Saprete ormai come OnePlus sia un brand di Oppo e qui ritroviamo una scelta stilistica che abbiamo visto sulle recenti Enco Air 4 Pro, ovvero la scelta di incidere le lettere R ed L così da poterle utilizzare anche per il passaggio del flusso d'aria e per il sensore di prossimità. Se ci limitiamo all'estetica non c'è molto da raccontare, sono delle in-ear a bastoncino corto con una comune capsula a goccia. Se le osserviamo più da vicino vediamo però qualche particolarità del design. Vediamo infatti che il bastoncino è in questa colorazione chiara in argento lucido, ma lungo la capsula corre una sottile linea opaca e inoltre che l'area nera sul bastoncino non è l'area touch ma è microforata e ora vi spiego anche perché. Questi auricolari hanno una particolarità costruttiva, ovvero non hanno 3 microfoni come ormai è consuetudine, ma ne hanno 4 e 2 di questi sono posti proprio al di sotto dell'area nera con quelle microforature. Quindi un microfono è messo sulla capsula in prossimità di questo foro che viene poi coperto dal gommino, 2 sono messi sul bastoncino sotto l'area di colore nero e l'ultimo è posizionato nella parte terminale del bastoncino stesso dove, altra particolarità, non si distinguono i pin per la ricarica, ma fidatevi, si sentono al tatto.
Uno dei due microfoni che troviamo sul bastoncino ha la particolarità di essere a conduzione ossea e dovrebbe servire, a detta di OnePlus, a migliorare la cattura della nostra voce durante una chiamata. E noi lo scopriremo presto nei consueti test dei microfoni. Per finire abbiamo due protezioni contro polvere e sporco. La prima è data dalla copertura metallica a protezione dell'ugello e la seconda è direttamente nel gommino. Insomma, scelte stilistiche e di costruzione particolari e interessanti, ma che non si discostano molto dal design della generazione precedente, che era già funzionale e che qui vediamo ripreso nei tratti caratteristici. Da segnalare la differente posizione dei pin e le dimensioni dell'ugello leggermente più piccole nella versione precedente. Il singolo auricolare pesa 5,3 grammi e, considerando che la maggior parte dei prodotti in commercio ha un peso nell'ordine dei 4 grammi, si potrebbe pensare ad una qualche forma di scomodità. C'è invece da dire che il peso è molto ben bilanciato, le forme sono arrotondate e non presentano angoli e anche lo spazio a disposizione tra la capsula e il bastoncino è corretto. Il risultato è un aggancio saldo nell'orecchio e una volta indossate non richiedono movimenti per trovare la giusta collocazione. Le mettete e via. Sono morbide, non so se riesco a passare il concetto, sembra quasi di indossare un abito comodo, qualcosa che quando lo indossiamo troviamo subito confortevole e in più, non essendo sbilanciate, non tirano in alcuna direzione. Insomma, indossarle è piacevole, però due cose: il grado di occlusione è alto per via della forma d'ombrellino dei gommini in dotazione e una certa presenza nell'orecchio, seppure non fastidiosa, si avverte sempre. Sono anche certificate IP55, così che gli sportivi possono portarli con loro e indossarli durante l'attività fisica senza doversi preoccupare di polvere e pioggia. Comunque un gran bel lavoro da parte di OnePlus, anche se rispetto alla generazione precedente sono leggermente più pesanti e il grado di occlusione è maggiore. L'applicazione, disponibile sia per iOS che per Android, è sempre la Hey Melody della galassia Oppo che abbiamo già visto parecchie volte. Cercherò quindi di soffermarmi sulle opzioni studiate ad hoc per questo modello. La schermata principale mostra le solite informazioni, livello della batteria e anche della custodia, ma solo se gli auricolari sono all'interno. Gestione della soppressione del rumore tra spenta, trasparenza e accesa. In quest'ultimo caso possiamo scegliere anche il livello tra lieve, moderato o massimo, ma vi consiglio di impostarla a smart, così saranno gli auricolari a regolarsi in base al rumore esterno. Dove abbiamo modifiche sostanziali è nella zona dedicata alla gestione del suono. Prima di tutto le 4 equalizzazioni principali, che sono tutte a firma Dynaudio, ma spicca quella creata appositamente da Dynaudio, appunto. In più la possibilità di impostare il livello dei bassi indipendentemente dall'equalizzazione, con valori che vanno da -5 a +5. Infine la possibilità di creare impostazioni personalizzate, che però vi sconsiglio, provate prima quelle Dynaudio. Tornando alla home abbiamo la gestione dell'audio spaziale, che possiamo impostare a spento, fisso oppure con head tracking, ovvero che segue i movimenti della testa, e quest'ultima impostazione funziona molto bene. E infine il Golden Sound, ovvero la possibilità di creare un'impostazione personale basata sulla forma del canale auricolare, che dopo una serie di test crea un'equalizzazione che almeno sulla carta dovrebbe essere quella perfetta per noi. Per finire le solite impostazioni, quella per attivare la modalità gioco, per abilitare il multipoint e controllare dispositivi connessi, per eseguire il test dei gommini e cercare gli auricolari se li abbiamo persi di vista. Per quanto riguarda gli aggiornamenti del firmware, l'applicazione vi informa se ve ne sono a disposizione e vi guida nella procedura di aggiornamento. I controlli invece hanno la stessa configurazione per il destro e sinistro, ma ricordo che in questo modello, come per la generazione precedente, sono a pressione sul bastoncino e non touch. Con una pressione singola abilitiamo il play e pausa, oppure possiamo disabilitare totalmente l'azione. Con la pressione doppia andiamo avanti di una traccia, mentre con la pressione tripla andiamo indietro di una traccia. Qui potremmo abilitare la modalità gioco o l'assistente vocale. Lo slide sul lato esterno del bastoncino invece alza o abbassa il volume, ma potremmo modificare il comportamento abilitando la gestione delle tracce. Questa è una novità perché sulle Pro 2 lo slide non era implementato. Per finire, la pressione prolungata ci permette di gestire la soppressione del rumore e qui possiamo anche attivare l'off. Insomma, una configurazione interessante che però è probabile dovrete modificare per renderla più personale. E veniamo al suono, ma prima mettetevi comodi perché qui c'è tanto da dire ed è probabile che andrò un po' lungo, ma il prodotto merita la giusta attenzione. Allora,
Per iniziare sono certificate ARS Audio Wireless ma implementano il meno diffuso codec LHDC. A tale proposito, dietro suggerimento di uno di voi, preparerò presto un video dedicato ai vari codec spiegando meglio le qualità di ciascuno di essi. Secondo argomento, i driver, perché qui abbiamo un woofer per i bassi da 11 mm in ceramica metallo e un tweeter per gli alti da 6 mm. In più ogni elemento è accompagnato da un processore audio dedicato. Questo significa che ogni auricolare monta due processori, uno per l'elaborazione dei bassi e uno per gli alti che lavorano in sintonia. Di solito invece ne troviamo uno solo che si occupa dell'elaborazione di tutte le gamme. Terzo argomento, Dynaudio, che per chi non la conoscesse è un'azienda danese specializzata nella costruzione di diffusori per uso domestico e professionale. Stiamo parlando di prodotti che nel caso migliore costano centinaia di euro ma che arrivano senza problemi a decine di migliaia. Ecco, poter contare su un'azienda di questo tipo per ottimizzare il suono di auricolari così piccoli di fascia consumer è davvero tanta roba. Quindi, come si traducono questi 3 punti che vi ho elencato nelle prestazioni sonore? È semplice. Voci, fiati, archi, pianoforte, chitarre, queste Buds Pro 3 suonano bene qualsiasi strumento senza percepibili distorsioni. Se poi siamo amanti dei bassi, allora sono in grado di pompare per bene e il basso lascia un rimbombo importante ma piacevole e non fastidioso. Insomma, la qualità e la relativa qualità degli strumenti percepibili è molto elevata. Ci troviamo senza ombra di dubbio di fronte ad un prodotto che, se non è un punto di riferimento per la qualità audio in ambito true wireless, ci va molto vicino. E tutto questo con l'equalizzazione di default, perché se poi scegliamo di attivare quella studiata appositamente da Dynaudio, allora il tutto viene maggiormente amplificato in meglio. All'amico quindi che ama le sue true wireless con Dynaudio dico di guardare a queste come un ulteriore passo avanti da prendere in considerazione per un acquisto futuro. Hanno poi 2 funzioni interessanti come l'audio spaziale con il tracciamento della testa che funziona molto bene e il Golden Sound che, come abbiamo visto prima, ci dà la possibilità di creare un profilo audio personalizzato in base alle caratteristiche e alla struttura unica del nostro orecchio. Insomma, anche dal punto di vista delle funzionalità accessorie sono molto complete. Quindi, se siete stati attratti dalla novità e le avete già acquistate, vi consiglio un brano di ascoltare. Si tratta di Laura di But for Lashes, che è una cantante e polistrumentista britannica. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate o datemi suggerimenti su altri brani da ascoltare. Ascoltiamo ora la resa dei microfoni in 2 condizioni comuni per la maggior parte di noi. Indossate le cuffie se le avete a portata di mano. Prova di registrazione audio in ambiente domestico. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto e ANC attivo. La cancellazione attiva del rumore è di 50 decibel, ma come abbiamo ascoltato il risultato, seppur buono, non è da effetto wow. I rumori vengono attenuati e i microfoni lavorano bene, ma mentre la voce è sempre in primo piano, sullo sfondo i rumori sono sempre presenti. A mio parere è un problema, se così vogliamo chiamarlo, dettato da una mancata ottimizzazione degli algoritmi di soppressione. Penso che con un futuro aggiornamento si potrà ottenere una omogeneità migliore. OnePlus dichiara una durata di 10 ore con codec AAC con il volume impostato al 50%. Dai miei test, che come sempre sono condotti con il volume all'80%, si ottiene un risultato di poco superiore alle 8 ore di ascolto continuato. Se abilitiamo l'ANC perdiamo il 40%, scendendo così a circa 5 ore e mezza, mentre se le utilizziamo a piena potenza con ANC e codec LHDC perdiamo il 50%, ottenendo così valori intorno alle 4 ore. La custodia di ricarica ha capienza sufficiente per offrire ulteriori 3 ricariche complete e un pochino, per arrivare nelle condizioni migliori a 43 ore. Questi valori ovviamente decrescono se attiviamo la riduzione dei rumori, in questo caso al massimo 25 ore, oppure se decidiamo di utilizzare anche il codec LHDC, in quest'ultimo caso arriviamo a poco più di 20 ore. Indipendentemente da questi dati, che comunque sono buoni, ottimi se non abilitiamo la soppressione del rumore, qui ci sono tutte le tecnologie di ricarica che desideriamo. Abbiamo la ricarica rapida parziale che con 10 minuti ci dà almeno sulla carta fino a 13 ore di autonomia e poi abbiamo anche la ricarica wireless.
Ecco, su quest'ultima una stranezza, la bobina non è nella parte posteriore della custodia, ma in quella anteriore, quindi quando le mettiamo sul tappetino di ricarica dobbiamo metterle a pancia sotto e con la scritta Dynaudio in bella vista. E veniamo quindi alle conclusioni, mentre vi mostro come di consueto un riepilogo delle caratteristiche principali e la mia personalissima pagella. Ci troviamo di fronte ad un prodotto che è un upgrade riuscito del modello precedente che aveva sorpreso un po' tutti per qualità, funzioni e prezzo. Qui OnePlus ha migliorato alcuni aspetti della generazione precedente ed è riuscito nel compito di non stravolgere quanto di buono aveva fatto, che non è sempre scontato. Sono gli auricolari perfetti? No, perché se li paragoniamo ad altri prodotti magari perdono ai punti, ma qui abbiamo armonia. Abbiamo degli auricolari che magari non eccellono in una funzione specifica, ma fanno molto bene tutto. Sono appunto armonici e questo ci trasmette un senso di soddisfazione alto, perché sappiamo di avere con noi qualcosa di medio-alto profilo che non ci deluderà in nessuna situazione. Sono delle best buy? Per me sì, perché appunto sono completissime sia nella dotazione che nelle specifiche tecniche. Sono belle da vedere, i materiali sono ottimi, la batteria dura il giusto e il suono Dynaudio è in grado di soddisfare e sorprendere molti. Hanno anche qualche difetto se proprio vogliamo guardare il dettaglio e come ormai consuetudine vi lascio qui di lato i miei pro e contro per queste Buds Pro 3. Certo, non costano poco, ma offrono tanto, di listino infatti costano 199 euro, ma sono in sconto a 179 e se li acquistate dal sito OnePlus e siete fortunati potete avere gratuitamente un altro paio di auricolari a scelta fino ad esaurimento scorte. Per chiudere quindi, davvero un ottimo aggiornamento questo e spero che OnePlus si concentri maggiormente sulla fascia più alta del mercato, lasciando ad Oppo le restanti. Bene, anche per questa settimana è tutto e vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine. Spero abbiate apprezzato questo video e se così è stato mettete un like e fatemelo sapere scrivendomi nei commenti le vostre idee o le vostre sensazioni se le avete già acquistate. Alla prossima!